Se vi dicessi che esiste un film coreano che sembra una commedia demenziale su quattro amici che vogliono andare a un festival di DJ in Thailandia, ma in realtà nasconde una riflessione toccante sull'amicizia, il lutto e il senso di colpa? Oggi parliamo di The First Ride, diretto da Nam Dae-joo e interpretato da Cha Hyun-woo, Kang Han-eul, Kim Yong-hwa e Kang Yeon-soo. Un film che vi farà ridere nei momenti sbagliati e capire solo dopo perché stavate ridendo. Tra gonfiabili portati in aereo, arresti assurdi in Thailandia, finti slow motion, citazioni da Guardia del Corpo e richiami a Una notte da leoni, questa storia costruisce con leggerezza un puzzle emotivo che si completa solo nel finale. In questo video vi spiego come il film vi inganna fin dall'inizio, perché la comicità è in realtà un meccanismo di difesa dei personaggi e perché il colpo di scena finale cambia completamente il senso di tutto quello che avete visto prima. Quindi mettete mi piace al video, attivate la campanellina per non perdervi le prossime analisi sul cinema coreano e iscrivetevi al canale se amate i film che sembrano una cosa ma sono tutt'altro. E soprattutto guardate il video fino alla fine, perché solo negli ultimi minuti capirete davvero perché The First Ride non è affatto la storia che sembra. The First Ride si apre con la voce narrante di Han Yeon-min, interpretato da Cha Hyun-woo, che anticipa il tono triste della storia. Viene mostrata la sua nascita difficile, segnata dalla paura di perderlo e dai sacrifici della famiglia. Vediamo infatti che non solo Yeon-min nasce prematuro, ma i suoi genitori dilapidano tutto il loro patrimonio pur di affidarsi a una sciamana che gli salvi la vita pregando per lui. Subito dopo si passa all'infanzia. Yeon-min è un bambino solitario, ma a 6 anni incontra Taejong, Genbo e Dojin. Le prime scene mostrano momenti semplici, scuola, giochi, piccoli dialoghi, che costruiscono lentamente il loro legame da quattro moschettieri, di cui Yeon-min sarebbe D'Artagnan, il quarto moschettiere. Crescendo i quattro sviluppano caratteri distintivi, e Yeon-min è inconsapevole della sua straordinaria bellezza, tanto che si stupisce perché le ragazze lo fissino continuamente. Taejong, interpretato da Kang Han-eul, invece è competitivo e brillante, un vero secchione. Poi c'è Gyeonbo, interpretato da Kang Yeon-soo, che vive tra sogni ad occhi letteralmente aperti e spiritualità. Dico letteralmente perché è abituato a dormire proprio ad occhi aperti, in classe ha gli occhi spalancati, guarda fisso il suo compagno di classe e non gli risponde proprio perché sta dormendo. E infine c'è Dojin, interpretato da Kim Yong-hwa, il ragazzo dei quattro più taciturno, soprattutto dopo aver dovuto abbandonare il suo sogno di giocare a pallacanestro in seguito a un infortunio alla gamba. Con il passare degli anni il gruppo resta unito, il tetto di casa di Taejong diventa il loro rifugio ricorrente, dove parlano del futuro e si immaginano vite diverse. Yeon-min e Dojin in particolare sognano di fare DJ. Arriva però il periodo del diploma e Yeon-min annuncia che dovrà trasferirsi in Nuova Zelanda con i suoi genitori, creando così però un senso di urgenza tra gli amici. Nasce così l'idea del viaggio in Thailandia per assistere al concerto del famoso DJ South. I ragazzi insistono con i genitori, si lamentano, esagerano emotivamente pur di ottenere il permesso e lo ottengono. Quando tutto sembra pronto, però qualcosa va storto. Alla stazione di servizio i quattro ragazzi perdono il bus che li avrebbe portati all'aeroporto e il viaggio viene di conseguenza rimandato a data indefinita. Segue poi la separazione. Yeon-min parte per la Nuova Zelanda, mentre gli altri restano. Si passa quindi all'età adulta. Le vite dei tre amici rimasti vengono mostrate in parallelo. Taejong lavora in politica come spin doctor di un membro del congresso in sciopero della fame, interpretato da Cha Gyu-hwa. Gyeonbo vive sotto la pressione della madre di diventare monaco buddista come lei, ma cerca una sua identità come tatuatore. Dojin appare più fragile, è ricoverato in ospedale psichiatrico e da quando Yeon-min, con il quale condivideva il suo sogno di diventare DJ, se n'è andato, si sente perso. Nonostante il tempo passato, il ricordo del gruppo e del viaggio mancato torna continuamente. A un certo punto Dojin propone di riprendere quell'idea lasciata in sospeso, ovvero partire una volta per tutte per la Thailandia per assistere al concerto di DJ South, lo stesso che avrebbero dovuto vedere ai tempi del diploma. La preparazione del viaggio è caotica e ironica. Taejong chiede il permesso per fare il viaggio al membro del congresso, ben felice di lasciarlo andare, visto che, in rispetto al suo sciopero della fame, non gli fa neanche mangiare una barretta energetica.
Genbo dice alla madre che se non lo fa partire per il viaggio si convertirà al cristianesimo, mentre Dojin si porta appresso uno Yomin gonfiabile, in assenza dell'originale. Si unisce al gruppo anche Ok-shin, interpretata da Han Soo-hwa, da sempre innamorata ma non corrisposta di Da-jong. Giunti a Pattaya iniziano le disavventure. The First Ride si presenta come una commedia giovanile coreana, ma sotto la superficie è un film sorprendentemente stratificato, capace di alternare in modo quasi spiazzante il grottesco e il melodramma e una riflessione molto intima sul lutto e sull'amicizia. Il film inganna lo spettatore, parte con toni leggeri, amici, sogni da DJ, viaggi improvvisati, e costruisce un immaginario familiare nel cinema coreano contemporaneo, fatto di amicizie maschili imperfette e piene di non detti, ma progressivamente inserisce elementi sempre più surreali e dissonanti, fino a trasformarsi in qualcosa di molto più malinconico. Eppure lo stesso incipit a definire The First Ride come una storia triste, presentata da una voce narrante che aleggia come un fantasma. E la condizione di Dojin è oggettivamente critica, seppur descritta con estrema leggerezza. Il film utilizza infatti una comicità volutamente esagerata e a tratti assurda, situazioni al limite del nonsense, gag fisiche e sequenze quasi da farsa. Tuttavia questa leggerezza non è mai fine a se stessa. È proprio questo contrasto a renderlo efficace. Il riso arriva nei momenti sbagliati, o meglio, nei momenti in cui i personaggi stanno evitando di affrontare qualcosa di doloroso. La comicità diventa quindi un meccanismo di difesa. È proprio in questo uso della comicità come scudo emotivo che si coglie il legame più profondo con The Last Ride, film d'esordio del regista Nam Tae-jung. Lì la malattia del protagonista è dichiarata fin dal primo minuto. Go-wan, interpretato da Ryu Dok-wan, è affetto da SLA, una condizione neurologica progressiva incurabile che lo condanna a una paralisi certa nel giro di pochi anni. Eppure il film si apre su un sogno erotico e su una eiaculazione notturna, accompagnati da un sottofondo musicale quasi comico. Nam mette subito le carte in tavola, il dramma esiste, è esplicito ma verrà costantemente sdrammatizzato. Gli amici Namjoon, interpretato da Kim Do-yeon, e Gabdo, interpretato da Han Jae-hong, insieme al padre e perfino al professore, si lanciano in una serie di situazioni grottesche e imbarazzanti pur di aiutare Go-wan a realizzare il suo ultimo desiderio, fare sesso almeno una volta prima di morire. In The Last Ride la tragedia è il punto di partenza e la commedia serve a renderla sopportabile. In The First Ride accade l'esatto contrario. La commedia è il punto di partenza e solo in seguito si scopre che stava coprendo qualcosa di altrettanto doloroso. Se nel film del 2016 lo spettatore ride sapendo perfettamente che sta ridendo attorno alla morte, qui ride senza sapere che sta ridendo attorno a un lutto. È lo stesso meccanismo registico, ma capovolto. Ed è proprio questo ribaltamento a mostrare quanto Nam Dae-jong abbia raffinato nel tempo il suo modo di raccontare il dolore attraverso il riso. Questo stesso meccanismo di commedia che nasconde un dolore strutturale, Nam Dae-jong l'aveva esplorato anche nel suo secondo lavoro, On Fatal. Ambientato in epoca Joseon, questo saga racconta la storia di Ho-se, interpretato da Lee Jun-ho, un uomo cresciuto in un gibang tra le Kiseng, le cortigiane del periodo Joseon. Costui decide di diventare egli stesso una sorta di Kisen maschile per intrattenere clienti donne. L'idea di partenza è volutamente grottesca, quasi farsesca, un gigolò nella Corea confuciana, ma come accade in The First Ride, sotto questa iperbole comica si cela un impianto tematico tutt'altro che leggero. Le vedove del villaggio, costrette alla castità perpetua in nome della fedeltà ai mariti defunti, sono costrette a travestirsi da uomini pur di poter bere e svagarsi. Giovani donne vengono vendute come concubine più che date in sposa. La protagonista stessa è destinata al sacrificio sociale in nome della sopravvivenza familiare. E l'unico personaggio in grado di comprendere davvero la condizione femminile è proprio un uomo che si mette nei panni di una Kiseng, limitandosi ad accogliere gli sfoghi delle sue clienti. Nam utilizza la commedia per parlare di una prigione invisibile. In On Fatal è la prigione sociale del patriarcato e del classismo confuciano. In The First Ride è la prigione emotiva del senso di colpa e del trauma non elaborato. C'è un parallelismo molto forte tra Ho-se
che brucia il monumento simbolo della castità imposta alle donne, e i protagonisti di The First Ride, che tentano goffamente di distruggere il peso di un ricordo che non riescono ad affrontare. In entrambi i film i personaggi non combattono un antagonista esterno, ma un sistema di regole che li tiene intrappolati. Un sistema di regole sociali in un caso e emotive nell'altro. Anche la struttura narrativa è simile. En Fatale si divide nettamente in due parti. Una prima dominata dalla comicità, sostenuta dal protagonista e dal sodale Yuga, interpretato da Cha Gui-hwa, e una seconda in cui irrompe il melodramma, spiazzando lo spettatore che fino a quel momento aveva riso. Lo stesso identico meccanismo che Nam applica in The First Ride, dove la farsa del viaggio, delle gag ripetute, delle situazioni assurde, prepara in realtà il terreno a qualcosa di molto più doloroso. La risata in Nam De-jong non è mai evasione, è sempre un preludio, e soprattutto sia in En Fatale che in The First Ride i protagonisti sono personaggi fuori posto nel mondo in cui vivono. Osé perché uomo in un ruolo femminile e di classe inferiore, Do-jin perché incapace di trovare un posto nel presente dopo la frattura del passato. E entrambi cercano di sopravvivere adattandosi a una realtà che non sentono propria. È qui che si riconosce la coerenza autoriale del regista. Usare la commedia come maschera per raccontare individui schiacciati da regole che non hanno scelto. Anche in Love Reset, terzo film del regista, il presupposto è apertamente comico. Jong-yeol, interpretato da Kang Han-eul, e Nara, interpretata da Chung So-min, una coppia ormai logorata dalla convivenza, decide di divorziare, ma durante i 30 giorni di ripensamento imposti dalla legge, un incidente stradale fa perdere la memoria a entrambi. I genitori li costringono quindi a convivere affinché ricordino quanto si odiavano. Come in The First Ride, la premessa sembra quella di una commedia leggera costruita sugli equivoci, ma sotto questa superficie Nam lavora ancora una volta su un tema centrale della sua poetica: il rapporto distorto dei personaggi con il passato. Se in The First Ride i protagonisti ricordano troppo bene ciò che è successo e scelgono inconsciamente di non parlarne, in Love Reset i protagonisti non ricordano più nulla e sono costretti a ricostruire un passato che gli altri raccontano a loro. In entrambi i casi la memoria non è un dato oggettivo, ma qualcosa che plasma le relazioni in modo decisivo. La differenza è che in Love Reset Nam rende esplicito anche un altro livello, quello metacinematografico. Nara è una produttrice cinematografica che critica dialoghi innaturali durante le riprese, e poi un medico costruisce le sue terapie basandosi sui cliché dei drama, e poi ancora un personaggio suggerisce di inserire flashback fino al climax, e ancora un altro fa notare che non siamo più nella Joseon dei melodrammi romantici, dove servono corse all'aeroporto all'ultimo secondo. Nam non solo utilizza questi cliché della commedia romantica, ma li smonta davanti allo spettatore, li rende oggetto di ironia e poi li riutilizza comunque. Esattamente ciò che fa in The First Ride con le gag slapstick, gli arresti ripetuti, le sbronze colossali dei protagonisti che ricordano quelle con effetti altrettanto disastrosi di Una notte da leoni, e il gonfiabile di Yeon-min, che pare una crasi tra l'aereo più pazzo del mondo e Weekend con il morto. In Love Reset, perfino una confessione romantica all'aeroporto, accompagnata da musica enfatica, si rivela essere un momento ridicolo quando scopriamo che la musica proviene dagli auricolari di Nara, che non sta ascoltando nulla di ciò che Jong-yeol sta dicendo. Il tempo romantico diventa comico, l'aspettativa viene sistematicamente disattesa. Lo stesso identico principio regola The First Ride. Ogni volta che sembra di trovarsi dentro una classica commedia di amici in viaggio, Nam inserisce un elemento dissonante che ricorda allo spettatore che sta ridendo nel posto sbagliato. E soprattutto, in entrambi i film, il problema non è ciò che i personaggi provano, ma ciò che non riescono a elaborare del proprio passato. In Love Reset l'amore sembra dipendere dall'accettazione dei brutti ricordi. In The First Ride l'amicizia sembra dipendere dalla capacità di affrontare un ricordo che tutti stanno evitando. È qui che si riconosce con chiarezza la cifra autoriale di Nam De-jong: usare la commedia come dispositivo per mostrare quanto la memoria, presente, assente o rimossa, sia il vero motore dei rapporti umani. Non mancano poi in The First Ride scene comiche totalmente fine a se stesse, come quelle affidate a Ok-shin. Il suo personaggio è totalmente accessorio, giustificato solo per lo sviluppo della trama, tanto che a un certo punto i protagonisti se la dimenticano, e il regista lo sottolinea giocando con l'aspettativa dello spettatore, e insinua nel bromance dei tre moschettieri una commedia romantica che stempera la drammaticità con continue gag tira e molla, come ad esempio lo scambio degli anelli portato avanti fino al post-credit, o il senso di protezione di Tae-jong verso Ok-shin, anch'esso ambiguo fino alla fine.
perché cerca sempre di proteggerla, di curarla, facendo vedere che ha un interesse verso di lei, anche se molto superficiale, però poi non approfondisce mai fino in fondo il rapporto, perché sembra proprio che non vuole approfondirlo, non vuole corrispondere lo stesso sentimento che Ok-shin prova per lui. L'apoteosi di questa ambiguità del ragazzo verso la ragazza si raggiunge con l'utilizzo di I Will Always Love You di Whitney Houston, che parodia The Bodyguard, scambiando i ruoli di genere. Anche il regista Nam Dae-jung ci mette qualcosa di suo sul piano stilistico e filmografico. La sua regia punta su finti slow motion, gag slapstick, canti all'unisono, di nuovo The Bodyguard, aspettative disattese, le finestre dell'albergo con vista sulle mura squallide del palazzo di fronte, e commedia degli equivoci. Torna poi, dopo Love Reset e Homme Fatale, a impiegare rispettivamente Kang Han-eul e Cha Gu-hwa in ruoli comici e complementari. E il The First Ride, come abbiamo già detto, non è altro che un ritornare a quel The Last Ride del suo esordio, in cui protagonista era un gruppo di giovani, gli studenti, in un'altra commedia parimenti sdrammatizzante. Anche se in quest'ultimo film, a differenza di The Last Ride, il dramma è ben nascosto. Mai sospettiamo del perché Do-jin sia in cura, proprio perché la sua condizione viene abilmente edulcorata con un semplice senso di nostalgia e mancanza. Tanto è bravo Nam Dae-jung a costruire il colpo di scena, quanto pecca in una fase centrale caotica, ridondante e prevedibile. Non solo infatti il ripetersi di alcune scene, come quelle di arresto, liberazione, serve solo ad aggiungere elementi comici non indispensabili all'economia della storia, come ad esempio i poliziotti, l'autista e il funzionario dell'ambasciata, ma cogliamo fin da subito che la ragazza thailandese, a cui Tae-jong consegna il portafogli, avrà un ruolo nella trama, così come ce l'avranno la barista del chiosco sulla spiaggia e i suoi loschi avventori. Tuttavia The First Ride si pregia di un finale rivelatore che ripaga delle imperfezioni. Questo perché, piuttosto che puntare sul melodramma, comunque presente, Nam Dae-jung preferisce concentrarsi sulla reazione profondamente onesta dei suoi personaggi. Do-jin non è un pusillanime, ma un ragazzo che ha legittimamente paura e sa che dovrà convivere il resto della propria vita con un senso di colpa che solo intrepidi supereroi hollywoodiani sprezzanti del pericolo possono permettersi di non provare. Ad ogni modo, il narratore assente ci rammenta che dopo tutto The First Ride non è una storia così triste, non solo per il tono da commedia, ma perché l'amicizia può tanto creare traumi nel disattenderla, nella sua assenza, così come superarli, nella sua presenza, nel perdonarsi e nel lasciare andare i propri fantasmi. E così si chiude il viaggio di The First Ride, un film che ci fa ridere quando non dovremmo, che ci distrae con gag assurde, equivoci e citazioni pop, mentre sotto la superficie parla di amicizia, senso di colpa e di quanto sia difficile lasciare andare il passato. Se questo tipo di cinema coreano, capace di mescolare commedia e malinconia in modo così spiazzante, vi affascina, lasciate un mi piace al video. Mi aiuta tantissimo a far conoscere il canale. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime analisi e recensioni e iscrivetevi al canale se volete scoprire altri film che sembrano leggeri ma nascondono molto di più. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo film e quale altro titolo coreano vorreste vedere analizzato. Noi ci vediamo nel prossimo video.